Buongiorno e ben trovati. Oggi, visto e considerato che negli ultimi giorni mi avete scritto in parecchi, ho deciso di fare un po' un piccolo riassunto dei commenti dove c'erano delle domande interessanti che potrebbero interessare anche a tutti, in modo da rispondere sia singolarmente scrivendo qualche cosa, ma poi anche pubblicamente in questa maniera, cercando di rendere un po' la risposta fruibile per tutti. Ma questo tra un attimo, dopo che vi siete iscritti e dopo la sigla. Allora, partiamo con il primo. Mi scrive, il profilo si chiama Una Cipolla. Ciao Sergio, seguo i tuoi video da un po' e grazie a te e a questi mi sto avvicinando a Parelli e a questo stile di vita. Però l'unica cosa che ho riscontrato è che la mia cavalla, una purosangue inglese di 20 anni circa, non vuole collaborare in nessun modo. Ho provato tutti i giorni, ma sta semplicemente ferma, immobile come una statua. Non mi spiego questo comportamento e di sicuro non voglio forzarla. Come posso fare in questo caso? Grazie mille in anticipo. Beh, allora, la risposta è estremamente difficile da darti, perché senza vedere il cavallo come faccio a capire qual è il problema reale? Posso solamente ipotizzarlo, ma con tutti i problemi del caso. La cosa che ti consiglio è partecipare ad un corso con la tua cavalla. Vieni ad un corso con la tua cavalla, o mio o di qualsiasi altro istruttore Parelli, indifferente, cerca quello più vicino a te e vivi queste 2 giornate insieme alla tua cavalla in modo da verificare sul campo quali possono essere i problemi e anche come si possono risolvere, perché così i motivi per cui lei sta ferma senza risponderti in nessuna maniera potrebbero essere 1000, potrebbe essere che lei magari è, in gergo si dice frizzata, cioè nel senso che quando qualsiasi pressione che noi mettiamo lei si blocca, oppure potrebbe essere una sinistra introversa che non ne frega assolutamente nulla di quello che te gli chiedi, oppure potrebbe essere che te non utilizzi degli stimoli giusti con l'energia giusta nella maniera corretta o delle strategie giuste nella maniera corretta per far sì che lei sia stimolata a darti una risposta di qualsiasi genere. Quindi il mio consiglio è questo, veramente, se puoi fatti un corso perché è la cosa migliore in questi casi. Poi abbiamo Eleonora Mita. Ciao Sergio, prima di tutto vorrei ringraziarti per i tuoi video dove ho trovato tantissimi consigli utili. Vorrei, se possibile, chiederti un consiglio riguardo l'approccio da usare su un cavallo che è arrivato da qualche mese nel ranch che frequento. Sappiamo che la sua situazione precedente non era delle migliori e gli ha lasciato diversi traumi. Nel momento della preparazione da terra, spazzolatura, sellatura eccetera, è molto aggressivo con le persone, orecchie sempre basse e tende a mordere e a calciare. L'unica persona che riesce ad effettuare queste operazioni da terra è la mia istruttrice e proprietaria attuale del cavallo. Nel momento in cui il cavallo è pronto per la lezione o passeggiata si fa montare senza problemi ed è bravissimo. Come potrei fare per fargli capire che non sono una minaccia per lui nelle operazioni da terra? Finché lo si conduce con la corda resta tranquillo, i problemi iniziano nel momento in cui le operazioni richiedono un contatto che vada oltre il collo. So che è impossibile cercare di capire quale sia il problema senza vedere il cavallo di persona, ma anche solo un consiglio può essere un aiuto prezioso. Ti ringrazio in anticipo. Allora, ringraziarmi in anticipo non so se è stato la cosa giusta, perché non so risponderti, nel senso, cioè so cos'è che va fatto, ma sono veramente tante le cose che vanno fatte per guadagnarsi la fiducia del cavallo. Quello che mi racconti è un cavallo che, diciamo, ha un atteggiamento aggressivo e dominante nei confronti delle persone che ha d'intorno, probabilmente a causa dei suoi passati che magari diciamo ha vissuto in una maniera non troppo bella. I cavalli imparano per immagini, emozioni, esempio, ripetizione, quindi magari nel suo passato ci sono delle immagini, ok, delle esperienze che sono state collegate a delle emozioni non piacevoli e quindi il cavallo tende a avere quell'approccio lì quando si sente in qualche maniera minacciato, oppure quando vuole in qualche maniera far capire a chi è d'intorno che vorrebbe che se ne andasse. Ovviamente i cavalli, come anche noi, hanno una bolla, ok? Noi abbiamo una bolla di circa 1 metro intorno a noi,
ve ne accorgete quando siete ad esempio in tram, in autobus, quando una persona si avvicina oltre quello spazio lì vi dà fastidio, sentite una persona sconosciuta ovviamente, una persona conosciuta invece ha una bolla più piccola, cioè avete una bolla più piccola nei confronti delle persone che conoscete. Nel caso del cavallo è esattamente la stessa cosa, quando entriamo nel suo raggio di azione della sua bolla, che è più o meno anche per il cavallo 1 metro, 1,10 m, dipende poi dal cavallo, e può essere anche molto più grande, però è più grande perché il cavallo è più grande, è distribuito in lunghezza, quindi è più grande, ma fondamentalmente siamo sugli stessi rapporti. Poi ci sono dei cavalli che ce l'hanno anche di 10 metri, ma quello è un altro discorso. Quindi cos'è che ti posso consigliare? Ti posso consigliare di iniziare a studiare il programma Parelli proprio fin dall'inizio, tutta la parte soprattutto che riguarda il rapporto e il rispetto, e quello ti fa capire quali sono gli atteggiamenti e anche le strategie da poter usare nei confronti di un cavallo per, tra virgolette, passami il termine, farselo amico, ok? Far sì che lui non ci percepisca più come una minaccia o come qualcosa che porta scomodità, il che è molto difficile perché spesso e volentieri noi quando andiamo intorno a un cavallo chiediamo subito, immediatamente, la prima cosa che si fa quando si arriva intorno a un cavallo è chiedere, o chiedere di farsi mettere la capezza, poi una volta messa la capezza chiediamo di seguirci, chiediamo di stare fermo, chiediamo. Quindi è abbastanza complicato riuscire a creare un bounding, un legame, no? Però si parte tutto da lì, si parte da mettere le basi di un rapporto di fiducia e di rispetto reciproco. Non c'è la bacchetta magica, non è che io, tac, con uno schiocco di dita, da un attimo prima che il cavallo non mi può vedere neanche in fotografia, un attimo dopo che mi abbraccia appena mi vede. È un rapporto esattamente come tra le persone, è una cosa che si costruisce nel tempo. Il primo consiglio che ti posso dare è di non fare quelle operazioni di cui te mi parlavi legato, ok? Quindi quella è la prima cosa. Mi sembra di averci fatto anche un video. Devi mettere la corda sulla mano, cioè sul gomito, ok? Qui la corda, ovviamente usare una corda lunga, non come quelle lunghine ridicole che si vedono adoperare nel tradizionale, che sono lunghe a questa maniera, non ci si fa assolutamente con nulla con quelle. Una corda da 3,70 m, come quelle che si adopera nel programma Parello, anche in altri programmi di Natural Horsemanship, la metti qui al gomito e fai tutto quello che devi fare. Se si muove il cavallo semplicemente lo fai muovere di più, quindi se si vuole muovere lo fai muovere un po' e lo rimetti lì, si vuole muovere lo fai muovere un po' e lo rimetti lì, e tutte le volte riparti da dove eri rimasta, a spazzolarlo, a fare quello che devi fare fino a che lui non rimane fermo in quel posto. È ovvio, in questa situazione è possibile che se un cavallo normalmente è un cavallo che si gira e ti vuole mordere, siccome non è legato, ci sta che lo faccia realmente di girarsi e farsi, diciamo, e morderti. È per questo che devi imparare un po' cosa significa interagire con un cavallo da un punto di vista dell'equitazione naturale, che è molto diverso rispetto a come ci si rapporta con un cavallo nell'equitazione tradizionale. Quindi io ti sconsiglio di fare questa roba qua senza nessuno che ti segue, rischieresti di peggiorare la situazione, oppure di fare delle cose che magari agli occhi di chi ti guarda d'intorno potrebbero essere pericolose e quindi poi magari dicano che l'equitazione naturale non serve, che è pericolosa, che non funziona e via, semplicemente perché viene messa in atto da persone che non hanno ancora le competenze adeguate. Quindi fatti aiutare da qualcuno che fa equitazione naturale, non puoi imparare questa roba qua da 3 video messi in croce, bisogna che ci sia una persona che ti segue, ti dà dei consigli e ti dice cosa fare, cosa non fare, come farlo, quanto farlo e quando smettere di farlo. Ok, andiamo avanti. Questo messaggio invece è di Lorenzo Calandra. Allora, Lorenzo Calandra mi ha commentato un video in cui faccio vedere come comportarsi quando il cavallo porta sempre all'uscita, e lui mi scrive: ciao Sergio, questo concetto vale ugualmente quando il cavallo tende a rientrare verso casa quando si sta fuori? Sì, ovviamente, guarda che è arrivato. Ovviamente bisogna un po' adattarsi alla situazione, perché fuori potrebbero non esserci le condizioni ideali per poter fare tutta una serie di manovre che invece in campo si possono fare. Per cui potrebbe essere la stessa cosa, ma nel caso specifico, se vi ricordate, no? nel cavallo che porta sempre all'uscita, io spiegavo un po' che magari andate all'uscita, fate muovere il cavallo e poi dopo lo riportate via.
quindi c'è scomodo all'uscita, comodo da qualche altra parte. Non è sempre facile attuare questo sistema quando siamo fuori in passeggiata, perché il cavallo vuole tornare a casa e quindi come faccio io? A casa faccio lavorare, lo porto fuori. Lo posso fare, certo, non è detto che mi funzioni, non è detto che mi funzioni subito, magari devo farlo per un po', cioè potrei ad esempio fare, diciamo, quando lo muovo in campo, dopo che ho finito di muoverlo in campo, lo porto fuori un pochino in passeggiata. Cioè, non vorrei che per il cavallo il campo diventi un lager, ok? Però potrebbe essere, come spesso lo si fa, potrebbe essere una maniera di rilassare il cavallo, quella dopo aver giocato e mosso il cavallo in campo, portarlo fuori in passeggiata, in modo che l'immagine della passeggiata sia sempre più connessa con un momento di relax. Un'altra cosa che puoi fare è, quando lo porti in passeggiata, portalo in un posto dove per esempio lui gli piace stare lì e mangiare l'erba, che ne so, magari dove lo tieni non c'è erba, allora lo porti fuori, lo porti a mangiare l'erba da qualche parte, oppure comunque lo porti fuori e poi dopo ti fermi da qualche parte, lo fai pascolare un po' e poi te ne rivieni a casa, allungando e estendendo sempre più questo raggio fino a che poi dopo il cavallo vedi che vuole andare volentieri fuori. Cioè dovete usare un pochino la testa e non le mani e le gambe, perché noi abbiamo un grande cervello, ma il problema più grosso che hanno gli esseri umani è che non lo vogliono usare. O non possono usarlo o non lo vogliono usare, ma fatto sta che il risultato è sempre lo stesso. Abbiamo una grande intelligenza, ma tutte le volte ci ritroviamo a usare dei sistemi che invece sono intimidatori e coercitivi, semplicemente perché il cavallo è un animale che è facile da intimorire, ma poi il risultato che otteniamo è che tutte le volte dobbiamo lottare per ottenere qualcosa. Invece, se noi facciamo diventare piacevole quello che vogliamo che il cavallo faccia, è tutto più semplice. Però caso per caso va sempre visto, perché da un cavallo a un altro c'è una grandissima differenza. Ci sono cavalli che lo fanno la stessa cosa, la fanno magari perché hanno paura, e cavalli che lo fanno perché lo fanno per dominanza. In questi due casi ovviamente le strategie che si adottano sono estremamente diverse anche. Andiamo avanti con il successivo. Il commento è relativo all'ultimo video che ho fatto sulle reti. Dice Fiorangelo: in commercio esistono delle reti da applicare direttamente sulle rotoballe. Io avevo pensato di acquistarne uno. Per chi ha il cavallo a paddock come me durante il giorno e a box la notte, è la soluzione migliore e meno faticosa. La cavallina per tutto il giorno mangia come vuole, ma con moderazione. Io e mia moglie non stiamo tutti i giorni a somministrare fieno, quindi meno fatica. L'unica cosa è effettivamente se si impiglia con il ferro alla rete. Una rotoballa è pesante e può ferirsi a una zampa. Ci devo creare un qualcosa che non si può avvicinare con gli zoccoli, tipo una barriera di legno? Allora, te l'ho scritto anche nel commento. Sì, sicuramente devi fare qualcosa per impedire al cavallo di andare a mettere le zampe sulla rete. Purtroppo non mi trovi d'accordo sull'uso del portaballone, perché non sull'uso del portaballone, ma sull'uso della rotoballa, perché il problema è che se io uso la rotoballa e ho un cavallo particolarmente mangione, quello mi sta lì dalla mattina alla sera a mangiare fisso, e poi dopo una settimana, 15 giorni, 20 giorni, un mese, ho un cavallo che assomiglia più a una rotoballa che a un cavallo. Quindi dipende, non si può applicare lo stesso concetto a tutti i cavalli in maniera indiscriminata. Ricordatevi sempre che non è che perché avete gestito 10 cavalli in tutta la vostra vita siete dei fenomeni, non funziona così. 10 non sono nulla, ma neanche 50 sono a sufficienza per poterci dire siamo dei fenomeni nei cavalli. Ogni cavallo è un elemento a sé, per cui ciò che funziona e va bene per te magari non va bene per un'altra persona. Devi guardare, se hai un cavallo, io per esempio il mio primo cavallo che ho avuto, che è morto qualche anno fa, lui si sapeva regolare benissimo, io potevo mettere tutto il fieno che mi pareva lì, lui mangiava quello che gli andava, poi dopo se ne andava a fare un giro, poi dopo un po' ritornava, non mangiava più di quello che gli serviva, era sempre abbastanza in forma, rotondo ma in forma. Ci sono altri cavalli, ad esempio la Flora, la velignese che avete forse visto in qualche video, perché non la adopero quasi mai nei video, e lei per esempio mangia a diritto, cioè gli metti lì una rotoballa, lei non stacca mai la testa dalla rotoballa, se gli metti 10 reti si mangia 10 reti, quindi in quel caso lì non sarebbe indicato
Quindi sposate sempre la soluzione migliore per il vostro caso, per il vostro cavallo. La cosa migliore è sicuramente le reti. È vero che c'è una gestione in più, però è anche vero che dosate voi la quantità di fieno che mangia durante il giorno il cavallo, e a quella maniera riuscite magari a tenerlo sempre in forma anche nei periodi in cui voi purtroppo non potete dedicargli il tempo che gli andrebbe dedicato per tenerlo in linea. E quindi questa è la mia opinione, Pierangelo. Poi se ti trovi bene così, fai tranquillamente a questa maniera. Elena, grazie dei preziosi consigli. Io utilizzo un cassone della frutta di 1 metro per 1 metro in plastica con la rete sopra. Può andare bene anche questo metodo per la sicurezza e il benessere del cavallo? Sì, può andare bene. Devi sempre tenere di conto, Elena, che ci possono essere le situazioni che magari per un cavallo vanno bene e per un altro non vanno bene. Ad esempio, ci sono dei cavalli che sono molto giocherelloni e potrebbero infilarci i piedi, spaccarti il cassone di plastica, e a quel punto lì il cassone di plastica spaccato e scheggiato potrebbe diventare estremamente pericoloso per le gambe e i legamenti. Quindi, ancora una volta, come ho detto prima a Pierangelo, ogni caso è un caso a sé. Dovete guardare un attimo qual è quello migliore per voi. Devo dire la verità, tra mettere la rete in un cassone e poi chiuderla o fare una rete e appenderla, io sinceramente non ci vedo questo grande risparmio di tempo. Quindi sinceramente io opterei per mettere la rete. Tra l'altro la rete, come insomma avete visto se avete seguito il video, è estremamente più sicura del cassone. La rete si può rompere, è vero, viene un buco, fine. Può rimanere attaccata a un piede, sì, è vero, ma niente di che, non è che la rete ferisca il cavallo. Il cassone, quando si rompe, una scheggia di plastica, tagliente, eccetera, si può far male al cavallo, oppure può addirittura rimanerci infilato con una zampa dentro. Se si sfonda, ci sono dei cassoni che sono non perfettamente lisci sotto, ma hanno fatti tipo i bancali, quindi magari il piede entra dentro, sfonda, rimane incastrato, tira indietro, insomma, lì è un'altra faccenda. Io sinceramente, se fossi in te, penserei a una soluzione diversa, però quello è una tua idea. Se ti trovi bene così e la tua cavalla non ha problemi di questo genere, continua così. Nicola, le reti sono fondamentali per far mangiare lentamente il cavallo e prevenire le coliche. Bravo Sergio, continua a promuovere questo fondamentale accorgimento. Poi volevo chiederti come fa una persona a dare 700-800 euro al mese a un maneggio. I box sono in oro, dovrebbe costare meno della metà, paddock inclusi. Allora, Nicola, sì, la penso come te, ma fino a un certo punto, perché non possiamo criticare chi chiede 700-800 euro al mese, perché è sempre un discorso di domanda e offerta, ok? Se io do tutta una serie di servizi all'interno del mio maneggio, e quali ad esempio sono servizi che sono ovviamente mirati più al benessere della persona che del cavallo, ma potrebbero essere, che ne so, spogliatoi, docce, parcheggio asfaltato, maneggio coperto, maneggio scoperto drenante, paddock enormi dove mettere fuori il cavallo e dove tenercelo tanto tempo. Sono tante le motivazioni per cui una persona può chiedere, un proprietario di un maneggio può chiedere 700-800 euro. Perché se io ho 20 ettari di terreno, però siccome voglio stare dietro al benessere del cavallo in maniera speciale, non prendo più di 40 cavalli perché gli voglio lasciare 5.000 metri di terreno a cavallo, mettiamo, ora la butto lì, però in realtà c'è una mia collega che ha un maneggio di 20 ettari dove veramente dà grandissimo spazio ai cavalli, dove li tiene veramente al top di quello che si potrebbe tenere con uno spazio del genere. Perché non chiedere delle cifre del genere? Perché non chiederle? Perché un altro maneggio nello spazio a quella maniera lì ci terrebbe 500 cavalli. Ci sono maneggi che hanno 2 ettari e che ci mettono 70 cavalli, tutti scuderizzati. Quindi dipende molto dalla situazione, dipende molto dall'ambiente, cioè dai servizi che si offre, da quanto spazio viene dato ai cavalli e da come i cavalli vengano seguiti. Ci sono dei maneggi dove ci sono 80 cavalli e c'è un groom, dove ci sono dei maneggi dove c'è 80 cavalli e ci sono 4 groom. Anche quello comporta delle spese in più per il maneggio e di conseguenza comporta una pensione maggiore. Però partiamo sempre dal presupposto che se io metto in vendita un oggetto e gli attribuisco un valore, per me gli attribuisco un valore di 1 euro piuttosto che 1.000 euro, 100 euro, se dalla parte di là ci sono delle persone che lo comprano, vuol dire che l'apprezzano.
quindi non è una questione di chi vende, ma è di chi compra. Se non ci fosse nessuno che lo compra, mi troverei costretto a abbassare il prezzo. Ti posso garantire che al nord tantissimi maneggi hanno queste cifre qui, anzi è difficile trovare maneggi che costano meno di 600 euro al mese. Difficile no, ma insomma diciamo che non ce ne sono tantissimi, ok? Per cui è veramente una cosa che non si può criticare e non si può dire questo è giusto e questo è sbagliato, dipende dalla zona, dipende da cosa viene offerto, dipende da 1000 fattori. Ci sono maneggi che chiedono anche 1000 euro. Ok, andiamo avanti. Laura. Ciao Sergio, sempre di buon spunto i tuoi video. Con la misura dei fori delle reti, come ti regoli? E nel caso dei poni? Allora, la misura diciamo standard è da 4 ai 5 cm per i fori delle reti. Ovviamente se hai un pony puoi stare magari sui 3 cm, non scenderei sotto i 3 perché poi i cavalli si innervosiscono perché non riescono a mangiare a modo. Però anche lì dipende sempre dal cavallo che avete o dal pony che avete. Se è un pony che mangiucchia per appunto, magari gli mettete la rete con i fori più grandi. Se invece è un pony che mangia tantissimo, anche lì potete stare con una rete con i fori più piccoli. Dovete cercare di trovare un compromesso fra non far arrabbiare il cavallo perché non riesce a mangiare e far sì che una rete di 6 kg, 5-6 kg duri almeno 5 ore, 4-5 ore, 6 ore meglio ancora. Gianluca, utilissimo video, quali accortezze consiglieresti di osservare per un cavallo che entrava facilmente nel carrello prima di avere un incidente durante il trasporto quando il pannello divisorio gli è caduto addosso? Allora, Gianluca, questo è un commento che Gianluca mi fa sul video che ho fatto sul trailer, non sale sul trailer. Gianluca, la prima cosa, il mio consiglio, visto e considerato che lui è rimasto traumatizzato dal pannello divisorio che gli è caduto addosso, è far sistemare il pannello in modo che non risucceda più. Poi, scherzi a parte, è ad esempio provare a montarlo senza divisorio, ok? Quindi completamente sciolto il cavallo dentro, in modo che possa mettersi, di solito si mettono preferibilmente a 45 gradi. E provare a fare dei piccoli viaggi a quella maniera, ovviamente senza divisorio e senza nulla dentro. Bisogna viaggiare veramente pari, cioè pari vuol dire che alle curve andare a 1 all'ora, accelerare piano piano e frenare soprattutto piano piano, quindi veramente con una piuma al posto del piede. Però quello può essere una maniera per far sì che lui intanto si riabitui un pochino all'ambiente e al fatto di viaggiare, e poi dopo magari metterlo di nuovo con il divisorio e farlo tante volte finché quel brutto ricordo non è diciamo sovrascritto dai nuovi bei ricordi. Questa è la soluzione più semplice, poi come sempre va visto caso per caso, però il mio consiglio al momento, per le informazioni che ho e che mi stai dando, è di provare a fare a questa maniera. Ok, che ci abbiamo qua? Tiziana mi chiede: se ho il cavallo in maneggio posso chiedere di mettere il cibo in una rete? Hanno maglie di dimensioni diverse, quali dovrei prendere secondo te? Va bene, ok, l'ho già risposto prima, quindi per quanto riguarda le dimensioni 4-5 cm. Per quanto riguarda il maneggio devi chiederlo, ci sono dei maneggi che ti fanno la cortesia di adattarsi un pochino alle tue esigenze ed altri che per motivi loro di regolamento oppure di diciamo di organizzazione interna magari non lo fanno, no? Perché poi iniziano a farla a te, allora poi dopo l'altro vuole un'altra cosa, quell'altro vuole un'altra cosa, diventa una gestione della gestione, e quando ci sono 20, 30, 40 clienti che chiedono tutti una gestione personalizzata del proprio cavallo, capisci bene che diventa una cosa estremamente impegnativa per il maneggio, no? La gestione più personalizzata del mondo è quella che fate voi a casa vostra, però se portate il cavallo in un maneggio è chiaro che dovete accettare l'organizzazione e le regole del maneggio stesso. Se non vi piacciono cambiate maneggio, però non è che potete obbligare il maneggio ad adattarsi alle vostre di regole. Glielo puoi chiedere, molti maneggi lo fanno, so che lo fanno, di mettere magari alcuni cavalli la rete. Fra l'altro è una cosa che viene spesso consigliata anche dai veterinari quando ci sono dei casi di cavalli che hanno difficoltà respiratorie, allora invece di mettergli il fieno in terra
glielo bagnano e glielo appendano alla rete, in modo che mangiano alti senza il naso per terra a respirare la polvere eccetera, e nello stesso tempo è più comodo anche per bagnarlo, perché uno prende la rete, la bagna e l'attacca senza dover bagnarlo, poi dopo prende, lo mette nella carretta, arrivare lì a rovesciarlo, poi dopo lo butti in terra, ci rimane attaccato tutto lo sporco perché era bagnato, insomma viene fuori un macello. Quindi diciamo che tutti i maneggi più o meno in certe situazioni si organizzano e lo fanno. Ora, nel tuo caso specifico, non avendo un'esigenza particolare, perché mi immagino che il tuo cavallo non abbia problemi respiratori di nessun genere, bisogna che tu glielo chieda e senti se ti fanno la cortesia. Ok, siamo arrivati all'ultimo. Ho Erika che mi scrive: ciao Sergio, sono Erika, ho 16 anni e ho appena acquistato un cavallo di 21 anni. È la mia prima esperienza con un cavallo di proprietà. Lui è già addestrato con il metodo Parelli, tuttavia è fermo da qualche anno. Non ha problemi con gli attrezzi né con gli esercizi, quindi penso, anche guardando i tuoi video, mi sembra che sia un livello 2-3. Tuttavia io arrivo da una monta tradizionale, quindi sono un livello 0. Ho una persona che ha già esperienza con questo metodo, ma volevo chiederti qualche consiglio per sincronizzarmi meglio con il cavallo e fare in modo che presti attenzione a me, poiché siccome lo tengo in proprietà privata in cui lui era già in branco con altri 2 cavalli, e quando cerco di muoverlo lui è distratto da questi ultimi. Bene, allora Erika, t'ho anche scritto 2 righe. Diciamo che, come ti ho scritto, le cose che devi sapere sono veramente tantissime, perché il problema è che i cavalli si distraggono per loro natura, cioè sono animali che vivono il momento e che hanno una caratteristica innata che è quella di essere sempre in allerta, ok? Perché? Perché ne va della loro sopravvivenza, no? Sono delle prede, le prede sono attaccate dai predatori, quindi loro stanno continuamente in allerta e ogni cosa, anche il più piccolo rumore, anche la cosa più banale, li può mettere in iper attenzione. Chiaramente il branco poi è un altro aspetto importante per il cavallo, perché il branco gli dà sicurezza, okay? Perché ci sono più occhi, più orecchi, più nasi che possono ascoltare i vari rumori o le varie segnalazioni di allarme che arrivano dall'esterno. Quindi nel branco il cavallo si sente più sicuro. Arrivi te, lo porti via dal branco e provi a farci qualche cosa, lei probabilmente di te non ne importa nulla, vorrebbe stare nel branco perché ci si sente più sicura, o vorrebbe stare nel branco perché c'è più comodità nel branco. Poi altra cosa, arrivi, te la prendi, ci vuoi fare qualcosa, quindi te cos'è che sei? Sei fonte di scomodità, perché appena arrivi la prima cosa che fai te chiedi. Quindi anche lì è difficile che il cavallo ti salti in collo e dica oddio grazie Erika che sei arrivata. È probabile che dica ma chi sei? Io voglio stare con i miei amici, anche perché ci sta tutto il resto della giornata. Te sei magari una piccola finestra all'interno di 23 ore o di 24 ore di giornata insieme agli altri. Quindi, come ti ho scritto anche nel messaggio, le cose che devi sapere per riuscire a diventare interessante per il tuo cavallo e creare un bonding, un legame, un rapporto con il tuo cavallo sono veramente tante. Non te le posso spiegare in un messaggio, tantomeno in un video. La cosa che ti ho consigliato e che ti consiglio vivamente è di fare un corso. I video sono importanti perché vi danno delle informazioni, vi danno un supporto, vi rinfrescano la memoria su alcune cose che magari avete ascoltato, avete visto, ma delle quali non sapete bene ancora in maniera approfondita come funzionano. Il video magari vi può dare una mano, ma sicuramente un corso, delle lezioni, una persona che ti segue è fondamentale per poter andare avanti velocemente. Poi è chiaro, la persona che ti segue deve essere una persona che sa insegnare. Come ho spiegato già in altre occasioni, insegnare e essere bravi con i cavalli sono 2 cose completamente diverse. Ci sono proprio 2 strade. Una è quella, ovviamente sto parlando del programma Parelli, una è l'horsemanship e una è invece la teachmanship. Ma magari su questa cosa qua ci faccio un altro video apposito. Spero di avervi dato un pochino di informazioni, che vi sia piaciuto questo video. Ho fatto un pochino un riepilogo dei messaggi più importanti che ho ricevuto di recente, in modo da cercare di dare le stesse informazioni non solo alla persona che mi ha scritto il commento, ma anche agli altri. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, cerchiamo di far crescere questo canale il più possibile, perché se riuscite a darmi una mano a farlo crescere io riuscirò poi a avere anche più opportunità
da portarvi su questo canale. Ho una miriade di progetti nella testa, ma qualcuno di voi fra l'altro le conosce già perché magari ne abbiamo parlato in separata sede, però ho bisogno che questo canale cresca veramente tanto per riuscire a prendere la forza per poter andare a bussare la porta a certe cose che voglio fare in futuro. Datemi una mano in questo, se vi è piaciuto il video fatemelo sapere con un commento o con un like e noi ci vediamo al prossimo video. Wish I could say I was finally over you. Ma perché quel gatto lì deve mordere? Deve morderti il braccio mentre mi riprendi. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me for a